Eccoci qua. Non mi hai risposto. Il problema. Adesso ci arriviamo. Dammi un momento. Il problema è che qui il motore non c'è proprio. Forse ho una soluzione. Eccoci qua, Mario. Siamo arrivati. Oh, sono dovuto andare, non ti dico dove, per tirare fuori questo cambio qua. Ti dico solo che sono andato all'estero. E tra benzina, autostrada e costo del cambio... È costato più la benzina. Sì, costa più la Però è benzina. stato veloce. Però sono stato veloce, sì. Tra l'altro, mi sono un po' perso pensando al cambio. Cosa è successo qua? Noi siamo andati avanti, anche se sei stato veloce, anche noi siamo stati veloci. Abbiamo già installato il motore, Molto bene. già messo tutto quanto su. Aspettavamo a te per il cambio, ma Ok. Cos'è sta roba qua? Perché sono pezzi colorati? Cos'è quella lamiera là con scritto HKS? Cos'hai combinato? tu mi hai chiesto che volevi la macchina che andasse di più dell'originale, che volevi un po' Un più po' di di cavalli. più dell'originale. Un po' Ho di più. detto 450 cavalli, non di più. Quindi solo una Ma questione di... 450 cavalli è un po' più dell'originale. Un po' più dell'originale. Sai che queste qua, le macchine giapponesi, erano limitate a 280 cavalli, ma in realtà ne avevano 350, tutte quelle leggende là. Quindi sostanzialmente sono 50 cavalli in più. Io, la macchina originale da 350 cavalli non l'ho mai vista. È una minchiata. Esatto, è una straminchiata. Però, vabbè. Supponendo che ne avesse 280, perché questa qua, avendo l'RB25 Det Neo, nasceva già con 280 cavalli, sono più o meno 170 cavalli in più. Ok. Che se c'erano altri 4 cilindri andava bene. Se c'erano 10 Ok. cilindri andava bene. Va bene, quindi uno, voglio sapere tutto quello che hai montato di strano, perché vedo cose strane qua. Allora, parto dalla parte di là dove sei tu. Sì. Che tu hai visto pezzi colorati. Sì, Ho messo su HKS qua. un rail maggiorato con gli iniettori dell'RB26, il regolatore di pressione che c'è giù, come lo vedi. Dopo ho montato, che avevamo in magazzino, una turbina. Come avevamo in magazzino. Tu sai che io metto da parte le robe e le lascio là. Ho trovato una turbina che va su sul collettore originale però, in modo che così non ho cambiato niente. Ok. È una turbina dell'HKS, che poi non è altro che una Garrett, perché il corpo centrale è Garrett, no? Con le casse con scritto HKS. È una bella turbina. Era bella anche in magazzino, magari la mettevamo su una macchina nostra. Perché questa di chi è, scusa, la macchina nostra? Vabbè, ma questa dobbiamo venderla. Poi ti dirò una notizia. Vabbè, Però, questa turbina qua è meglio di quella originale. è il doppio. Il doppio. No, Ho non dico niente. recuperato perché ho trovato nel baule che mi aveva detto di guardare le tubazioni, Sì, perché ha sì, già sì, l'intercooler c'erano già, frontale. ok. È andato su tutto pari pari perché la turbina è nella posizione originale. Ok, non riesco a capire questo radiatore gigante. Questo ti devi accontentare. Quello avevo, uno originale non ce l'ho, non ce l'avevo. Non c'era il radiatore in macchina. No, non c'era il cambio, non c'era il radiatore. È grosso questo radiatore, peccato. Adesso. Peccato. Quindi, Era in magazzino. Macchina elaborata, però con il radiatore originale. Lavorata poco però. Guarda che sì, ma guarda che è un'altra tipologia di officina che fa quella roba lì. Ok, quindi turbina e Iniettori. iniettori. Poi dopo
proviamo a metterla in moto così. Secondo me bisogna cambiare la pompa perché avendo messo gli... Ah, una pompa a benzina Sì, maggiorata. la mettiamo Ok. quella dentro serbatoio. Questa batteria è nuova. Ho preso la batteria nuova perché non c'era. Non c'era. Sostanzialmente l'ho rimontata con quello che ho trovato. Ci mancavano un po' di pezzi. A parte il volano. messi nuovi. Che mi hai fatto Cioè, vedere. messo nuovo, avevo un volano usato, l'ho ripristinato nuovo, abbiamo messo una frizione rinforzata, monodisco, nuova, col suo Bene. di disco originale. Ok. E mancava il cambio adesso l'hai trovato tu. Sì, l'ho trovato in ottime condizioni, quindi pronto a fare molta strada. Comunque, a tal proposito, visto che siamo quasi pronti con la macchina, a me è venuta un'idea fantastica per liberarci subito della macchina e guadagnarci anche qualcosina in più. Mm. Anziché venderla normalmente, potremmo fare tipo dei biglietti della lotteria. A parte le cazzate, ti devo dare una notizia, per me ottima, per te non tanto, nel senso che ho già forse una persona interessata che corrisponde al profilo di una persona che potrebbe comprare un'auto del genere. Quindi ho già un cliente, per fartela Ok. breve. Quindi, questo cosa significa? Intanto che ho meno ansia rispetto alla stagione precedente che devo ancora riselezionare la macchina, poi stiamo aspettando le targhe. Qui, una volta che si conclude la trattativa, la macchina è venduta a tutti gli effetti. Quindi sono tranquillo, sono contento, il cliente è meritevole anche di questo tipo di auto, quindi non è classico ragazzino che la sbatte dopo 2 minuti, quindi possiamo essere contenti e soddisfatti del nostro lavoro, e soprattutto non è la classica situazione in cui finiamo la macchina dopo un sacco di lavoro e la macchina viene venduta dopo 5 minuti, e quindi siamo pronti. Ok. Per te è un po' meno buona come notizia perché tra 2 giorni viene a vederla e sentirla in moto possibilmente. Tra 2 giorni. Tra 2 giorni. A questo punto, vedendo tutto il lavoro che hai fatto fino adesso, il motore è montato, tutti i fili sono montati, a parte questo, vabbè, questo lo attaccherai dopo, però tutto montato, tutto finito, tutto pulito, c'è anche la batteria e tutto, semplicemente perché non è in moto la macchina? Perché non c'è il cambio. Quindi ti ho portato il cambio, la frizione mi hai detto che l'hai montata? Il volano l'hai spienato, hai montato la frizione? Quanto ci vuole mettere sul cambio? 3 ore? 2 ore e mezza? Un'oretta? Metti sul cambio e dopo sentiamo i pistoni Italian RP che si muovono e si genera la combustione all'interno dei cilindri. Tra 2 giorni. No, questo oggi. Oggi? Subito, stasera. Tra 2 giorni viene a vederla, a sentirla in moto, ma vuol dire che la macchina è già configurata. Non dico che andiamo a farci un giro, ma poco ci manca, cioè deve andare in moto, essere posto, cofano, lavata, pulita, che devo concludere la vendita comunque, no? Sai che io poi faccio la mia magia e vendo la macchina, però mi serve la macchina funzionante. Cosa c'è, Mario? Non vedo reattività cioè non capisco quale problema. È già montata, di solito mi dici sì, facciamo, abbiamo fatto, finito, tra un'ora è pronta, invece adesso non vedo. È già tutto montato, ma tu hai visto che l'altra volta avevo detto cambio il cassa originale, metto su un trigger kit per avere la configurazione migliore del segnale, tutto quanto. Sì, infatti, perché sei cazzo? Ma vedi che c'è ancora, perché qua è l'unica rogna che... Infatti sta roba qua non ho capita. Eh, Cos'è sta roba qua? c'è un con i problema. morsetti. C'è un problema. Dalle prove che io ho fatto, c'è qualcosa che non va nell'impianto elettrico. Perché il motore non sono riuscito a farlo girare perché manca il cambio, e quindi hai ragione tu. Però dalle prove che ho fatto, pensavo che era questo qua che non funzionava, e invece no, c'è qualcosa che non va. Però adesso se tu mi stressi, mi fai fretta, non lo so, dovevo mettere sul cambio e provare a mettere in moto sta macchina. Però adesso hai visto con lo oscilloscopio, cosa hai fatto? non vedo il segnale. Mi manca la continuità nei cavi del sensore di fase che arrivano alla centralina. Però non essendo riuscito a far girare il motore... corrente nelle bobine. No, vabbè, questo non te lo so dire perché non ho fatto girare il motore, perché siamo sempre lì, non abbiamo il cambio, non avevo il cambio, quindi mi era rimasta da fare le ultime prove, ma se adesso tu mi stai mettendo fretta, sicuramente ci sarà la rogna, sono sicuro, perché funziona così. Vuol dire che ci toccherà lavorare di notte come al solito, ma non è un problema. Siamo a un buon punto perché hai messo dentro il motore.
è tutto montato, tutto a posto, ho provato il cambio, ma adesso la macchina non va in Ma- moto e non sai neanche perché. Allora, secondo me è per il motivo che si è rotto il motore o che hanno tolto il motore. Sai cosa hanno fatto qua? Beh, non avendolo, quindi non te lo so dire, però Perché se c'è un problema all'impianto elettrico, non è se c'è, sono sicuro che c'è. ma il problema dell'impianto elettrico sono a volte le cose che ci vuole più tempo per Eh sì. risolvere. Magari ci perdi un mese per risolvere una cavolata, come quella volta della Subaru là, che siamo corsi 3 mesi per trovare un cavo rovinato. Esatto. Sinceramente pensavo di avere un po' più di tempo. Mi ero preso avanti con i lavori e ho detto, però Ti adesso... sai che queste qua, cioè queste operazioni qua vanno fatte in velocità, perché bisogna sia accontentare il cliente ma anche rientrare del piccolo investimento, dove noi dobbiamo continuare la serie, no? Se io ti lascio, adesso a parte gli scherzi che cerchiamo di far capire anche a chi sta guardando, se io ti lascio tutto il tempo che serve, non riusciamo a portare continuità nella serie, quindi la macchina deve essere presa, fatta, attaccata subito, trovare subito il cliente, e già c'è l'intoppo Ferrari che a quando state guardando questo video ancora non sono arrivate le targhe, perché sono passate poche settimane, quindi c'è già un mezzo intoppo in quella, ma è un problema tecnico. Ma qui abbiamo un problema: se io non mi muovo ad accontentare il cliente, a vendere la macchina, la prossima stagione non c'è. Ho bisogno di rientrare dell'investimento per trovare la prossima macchina, che sia economica o costosa, non importa, ma devo andare avanti. E quindi è quella l'urgenza del finire questo tipo di progetto veloce, no? Anche per quello ho scelto di assemblare il motore completamente nuovo, con pezzi gratis, tutto per fare veloce ma di qualità, quindi quello senza dubbio. Quindi io adesso devo trovare una soluzione. Cosa devo fare? Adesso devi darmi il tempo tecnico di montare il cambio, motore in avviamento, e facciamo le prove e vediamo. Ma le prove portano via tempo. Lo so. Il cambio è andato su almeno? Tutto a posto. Si è avvitato? Si è Cosa devo chiedere del cambio? Si è avvitato? Si è avvitato. Non mi piace mica a me quella roba che... Non sofisticare troppo. Io ci ho pensato. Qui ci siamo trovati già con una grande rogna, tra virgolette, che era quella del motore, Che non c'era. che non c'era. Tu hai trovato un motore, avevi un motore, io avevo un motore. Noi avevamo un motore, vabbè. No, tu avevi un pezzo di ferro, io l'ho trasformato in un motore. Avevamo un motore, per fortuna, in magazzino, un Neo, quindi proprio quello che va bene su questa macchina, eccetera, eccetera. Assemblato nuovo, quindi è stato un gran lavoro. Sono molto contento, soprattutto sono contento per il cliente che porterà a casa questa macchina, perché è veramente ottima. Tra l'altro anche a un prezzaccio la macchina, con il motore nuovo, col motore rifatto, tanti pezzi fighi che hai messo su. Quanta roba c'è in questo magazzino? Quante macchine possiamo farci? Turbine, che figata. Per me, altre 3, Ecco, perfetto. secondo me. Quindi cercherò sempre macchine completamente senza motore. A parte gli scherzi, siamo andati avanti veloce. Mi sono fatto una corsa in giro per il mondo per trovare sto cambio a costo di spendere milioni di benzina, per arrivare a un punto che adesso la macchina ha un problema all'impianto elettrico, che per amore di Dio si risolverà sicuramente. Non sono spaventato del risolvere il problema, perché sicuramente lo risolvi, sicuramente lo risolviamo come sempre. Ma il nostro fattore determinante adesso è il tempo. Non ce l'abbiamo. E dirti, ok, risolvi il problema gratis, tra virgolette, magari un cavo rovinato, l'uscita della centralina, che cazzo ne so io, magari ci metti un giorno, magari ce ne metti 20, non lo so. Quindi, a parte la questione di costi, di tempistiche che non abbiamo, perché l'officina deve andare avanti con gli altri lavori, ma non posso neanche perdere questa vendita qua. Quindi io ho pensato
che potremmo installare un cablaggio nuovo completo Ok. con una sua relativa Ah, proprio aperta così, proprio in... reale, sì, appena arrivata, c'è la fattura qua. No, non scherziamo questa azienda. Con la sua relativa centralina completa. Insomma, non voglio tirarla fuori, comunque è questa. Una centralina Altec completa col cablaggio, perché così, come si dice, risolviamo il problema alla radice. Ah beh, così sì. Ovvero, cosa ho pensato io nella mia testa? Anziché perdere un sacco di tempo per andare a cercare un eventuale problema sul cablaggio motore, che apro parentesi, se c'ha sto problema il cablaggio motore, vuol dire che il cablaggio motore è una merda. O può averne anche altri di problemi. Magari poi quando trovi quel problema lì ce n'è un altro per gli iniettori, c'è un altro per le bobine, poi magari non si accende, poi magari la macchina ciuccia corrente, che cavolo ne so io, no? Cioè, capisci cosa ti voglio dire? L'impianto elettrico è una merda perché c'ha 30 anni. Allora, anziché perdere il tuo tempo prezioso per andare a cercare un problema da risolvere che non risolverai mai perché semplicemente vai a ripararlo. Sì. Ma l'unico modo per risolvere il problema per sempre qual è? Ah, così lo risolvi, sì. Guarda, abbozziamo in tempo reale. Vedi? L'unico problema è questo. È tanta roba, ma è anche l'unica soluzione. Perché anziché perdere il tuo tempo per mettere a posto un cablaggio marcio, ci metto un cablaggio nuovo. Abbiamo risolto il problema. Ovviamente poi ci va la sua centralina, quindi la sua centralina originale. E basta, l'unica cosa, bisogna farlo lo stesso in 2 giorni, perché deve essere pronta entro 2 giorni, poi viene vedere.